Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Dopo aver visto le specifiche tecniche della Media Mod per GoPro Hero 9 e Hero 10 nel video che trovate qui sopra, adesso andiamo a vedere effettivamente come funziona e come configurarla. Anche per questo video sfrutterò la GoPro Hero 10. Per prima cosa, per poter collegare la Media Mod, dobbiamo smontare lo sportellino della GoPro. Quindi lo apriamo, dopodiché facciamo una lieve pressione qui sopra in modo che si sganci. A questo punto prendiamo la Media Mod, sistema di apertura praticamente identico a quello della GoPro, quindi la apriamo così. Dobbiamo fare in modo che la porta Type-C della Media Mod corrisponda alla porta Type-C della GoPro. Quindi chiaramente il verso sarà questo qui. Quindi la inseriamo nella Media Mod, la facciamo scorrere e a questo punto la nostra GoPro è stata inserita correttamente. Quindi abbassiamo questo sportellino, se facciamo così non si chiude, quindi abbassiamo nuovamente lo sportellino in modo che faccia il click. Qui sotto possiamo sempre estrarre il nostro aggancio della GoPro, ma per il momento non ci serve. Diamo rapidamente un'occhiata alla Media Mod e vediamo come qui sopra abbiamo il microfono e possiamo montare questa spugnetta che serve per ridurre al minimo i rumori dovuti magari dal vento. Ma come abbiamo visto nella recensione della Media Mod, sconsiglio assolutamente di utilizzare il microfono proprio della Media Mod e converrà utilizzare quelli esterni. Adesso accendiamo la nostra GoPro dal tasto laterale. Una volta accesa rechiamoci nelle impostazioni di registrazione, scorriamo e vediamo come abbiamo unità multimediale opzionale e abbiamo la possibilità di cambiare queste tre impostazioni. La prima riguarda i microfoni della fotocamera, significa che utilizzeremo il microfono integrato della GoPro. La qualità sembra praticamente uguale sia con la Media Mod montata che smontata, anche se stranamente andrà a coprire qualche microfono della GoPro, in ogni caso la qualità rimane alta. La seconda opzione è il microfono posteriore, questo qui, il microfono posteriore, oppure abbiamo il microfono anteriore, ovvero questo. Fra i due chiaramente converrà utilizzare quello lì anteriore rispetto a quello posteriore, ma ripeto, fra questo microfono e quelli integrati della GoPro comunque sono meglio quelli integrati della GoPro. Come notiamo, superiormente e lateralmente abbiamo l'accesso a queste due slitte che ci permetteranno ad esempio di collegare gli accessori come microfoni, che vedremo fra un attimo, oppure magari dei LED. Questo qui è il LED incluso nel pacchetto Zeus Mini di GoPro e come vediamo può essere tranquillamente utilizzato con la Media Mod. Quindi abbiamo il nostro LED direttamente montato sulla GoPro e diventa veramente molto comodo. Ma avendo due slitte, fortunatamente possiamo gestire gli accessori come meglio vogliamo. Quindi potrei mettere lateralmente il LED per sfruttare la slitta superiore per il microfono. Io al momento non ho un microfono nelle dimensioni adatte per la GoPro e quindi monterò quello lì della macchina fotografica, anche se un po' sproporzionato. Stesso discorso, andiamo a inserire il nostro microfono qui nella slitta, dopodiché in questo caso l'aggancio permette di stringere e avremo il nostro microfono shotgun. Come possiamo vedere adesso la GoPro è abbastanza sproporzionata con questo microfono, però è giusto per farvi capire che possiamo montare veramente qualsiasi tipo di accessorio nella nostra GoPro. Chiaramente in descrizione vi lascio dei link di alcuni microfoni consigliati di dimensioni più compatte per le nostre GoPro. Prendiamo ad esempio questo microfono, che è un microfono di tipo alimentato, infatti possiamo, anzi dobbiamo accenderlo affinché funzioni. Quindi perché vi sto dicendo questa cosa? Perché ora andiamo a vedere altre impostazioni presenti nella Media Mod. Allora, prima di tutto dobbiamo collegare il nostro microfono nella porta jack da 3,5 che è riposta qui sotto. Quindi colleghiamo il microfono e come vedete non è successo niente e dovremo andare abbassando la tendina in preferenze
mod, unità multimediale opzionale. Clicchiamo qui e abbiamo tutta questa serie di impostazioni per il microfono. Allora, se il microfono è alimentato come questo qui, quindi vediamo che abbiamo la possibilità di accenderlo, allora dovremo andare a impostare microfono alimentato. Infatti, come ci dice la descrizione, utilizza con microfoni autoalimentati, mentre la voce microfono alimentato plus aumenta la sensibilità del microfono alimentato di 20 decibel se l'audio non è sufficientemente alto. Quindi ci darà un aumento di 20 decibel, ma magari alcuni microfoni, esempio questo qui, hanno già la possibilità di impostare magari un più 10 decibel, quindi dovete fare i vostri test audio per vedere come si sente meglio. In questo caso io lo lascio tranquillamente su un microfono alimentato. Ma se volessimo collegare invece un altro tipo di microfono, che ora vediamo subito, prima di tutto chiaramente andiamo a smontare il nostro microfono. L'esempio che vi voglio portare è quello lì del classico microfono lavalier, che potrebbe essere anche lui autoalimentato se presenta comunque un blocchettino dove dovete inserire la batteria e c'è sempre la levetta on-off. Ma nel caso in cui è semplicemente un cavetto, che può essere appunto un lavalier, ma anche un microfono shotgun come questo qui che abbiamo visto fino a poco fa, che non è autoalimentato, e ce ne sono a decine di questi qua, allora cosa dovremo fare? Chiaramente sempre colleghiamo il nostro microfono e nelle impostazioni, invece di mettere microfono alimentato, andremo a mettere microfono standard, come ci dice la GoPro, da utilizzare con microfoni standard non alimentati. Sempre la stessa storia, cliccando su microfono standard plus, aumenta la sensibilità di microfoni non alimentati standard di 20 decibel se l'audio non è sufficientemente alto. Quindi, se voi registrate l'audio con il vostro lavalier o microfono shotgun e l'audio è troppo basso, dovrete andare a inserire il valore plus. Però fate sempre qualche test prima di fare la registrazione, diciamo importante, perché possibilmente poi l'audio sarà invece troppo alto, troppo basso, insomma. Come sempre ragazzi, fate le vostre prove. Quindi, ricapitolando, microfono standard per i microfoni che non hanno bisogno di batteria e microfono alimentato per i microfoni che hanno bisogno della batteria. La voce plus corrispettiva è da utilizzare solo se l'audio del vostro microfono è troppo basso. Nel momento in cui scolleghiamo il nostro microfono, chiaramente qui non possiamo andare più a modificare l'impostazione e quindi rimarrà microfono standard. Prima di terminare la sezione audio volevo parlarvi dei livelli audio. Infatti, se noi lasciamo i microfoni della GoPro come impostazione, non vedremo i livelli audio, mentre se impostiamo il microfono della MediaMod, come leggiamo, il misuratore audio sarà attivo. Che cosa significa? Che qui sotto vedremo questi livelli. Infatti io parlo e i livelli aumentano. Anche se faccio così, come vedete, il livello audio aumenta. Anche con i microfoni esterni è possibile vedere i livelli audio. Infatti, se io ora accendo il microfono, i livelli compariranno e funzioneranno correttamente. La cosa particolare è che in questo video vi stavo per mostrare un bug relativo a questi livelli audio, ma è stato risolto con l'aggiornamento 1.4 appena uscito per la GoPro Hero 10. Infatti precedentemente, se prima di collegare il microfono andavo a impostare il microfono integrato della GoPro, quindi di base dove non si visualizzano i livelli audio, e poi collegavo il microfono, questi livelli non comparivano, mentre adesso effettivamente sono visibili, e quindi avremmo dovuto impostare prima il microfono della MediaMod, successivamente collegare il microfono esterno e a quel punto li avremmo visualizzati. Ma il tutto fortunatamente è stato risolto. Ma adesso passiamo all'alta porta, ovvero alla USB Type-C, che si trova qui al centro e ci permetterà di collegare la nostra GoPro al computer per scaricare i filmati. Ma attenzione, perché
ho letto di molte persone che hanno difficoltà a scaricare i propri filmati sul computer. Allora, la prima volta l'ho collegata e non ho avuto alcun tipo di problema, mentre la seconda volta effettivamente non sono riuscito a trasferire i file, ricevevo alcuni errori durante la riproduzione del video o durante la copia. Ho fatto quindi diversi tentativi e ho notato che in media con le porte USB 3.0 ci sono meno problemi di trasferimento rispetto alle porte USB 2.0. Nonostante ciò, comunque anche con le porte USB 3.0 ogni tanto qualche difficoltà nel trasferimento dei filmati. Se riscontrate questo tipo di problemi, la cosa più semplice potrebbe essere rimuovere la GoPro dalla Media Mod e quindi collegarla direttamente al computer. Ma la vera comodità è la possibilità di collegare magari un power bank per alimentare sempre la nostra GoPro. Infatti, come vediamo, è già in carica ed è in questo momento all'85%. Così facendo possiamo caricare la nostra GoPro anche con la Media Mod, ma la comodità è che possiamo registrare e la GoPro, anche se non segna che sta caricando, comunque sta sfruttando la batteria del power bank. Quindi magari o manterrà sempre questo livello di batteria o si scaricherà molto lentamente. Io ho fatto un breve test registrando in 5K e in 11 minuti circa di registrazione il livello di batteria è rimasto uguale. Quindi è riuscita a mantenere il livello di carica, il che si rivela ottimo nel caso in cui dovete fare delle riprese molto lunghe sfruttando sempre la Media Mod. Infine è presente la porta micro HDMI, che è la porta che troviamo qui in alto. Come ho detto è micro HDMI, quindi significa che se avete il vostro cavo HDMI classico non lo potrete inserire, ma avrete bisogno di un cavo micro HDMI a HDMI oppure un adattatore come questo qui, che appunto ci permetterà di collegare il nostro classico cavo HDMI e porterà la micro HDMI che noi andremo a collegare nella nostra GoPro. A questo punto possiamo tranquillamente collegare un qualsiasi cavo HDMI e poi collegare l'altra estremità del cavo alla televisione in modo da poter visionare tutto quello che abbiamo registrato, o anche per avere una live preview. Di questo farò un tutorial approfondito e non appena sarà pronto lo trovate qui sopra, ma andiamo brevemente a vedere come funziona la GoPro collegata alla TV. Dopo aver collegato il cavo HDMI alla TV, colleghiamo l'altra estremità del cavo alla nostra GoPro, o tramite adattatore o tramite cavetto micro HDMI. Una volta collegato, il display della GoPro si spegnerà e avremo la schermata GoPro. Adesso quindi abbiamo questa schermata e la possiamo tranquillamente comandare con il touch della nostra GoPro. Infatti, anche se il display è spento, il touch funziona e con dei semplici swipe è possibile spostarsi all'interno del menu. Se andiamo qui sopra, spostandoci qui a destra, nell'icona proprio in alto a destra, avremo la Live View. La Live View è a risoluzione 1080p, massimo 60 Hz, e torniamo di nuovo indietro, quindi anche qui mi posso spostare nelle varie impostazioni. Ad esempio voglio riprodurre questo video, quindi mi posizionerò lì, dopodiché clicco e come vediamo sta riproducendo il video che abbiamo registrato. Chiaramente abbiamo a disposizione anche l'audio che in questo momento ho disattivato. Ho riattivato l'audio, quindi mi posiziono di nuovo sul play.
Come possiamo vedere, quindi abbiamo anche la riproduzione dell'audio. Beh ragazzi, in descrizione trovate tanti link utili come quelli dei microfoni consigliati, dei faretti consigliati, cavi HDMI e tante altre cose che vi potrebbero tornare utili se usate la GoPro con la Media Mod. Sempre in descrizione trovate anche l'elenco dei video correlati e ovviamente per qualsiasi dubbio non esitate a commentare. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.